Ciao amici, benvenuti in questo brevissimo tutorial, cioè sostituire per la seconda volta la batteria della mia Nissan Qashqai. Sì, la seconda volta ragazzi, la macchina è del 2018, nel luglio del 2020 già ho sostituito la batteria originale andando ovviamente presso l'officina Nissan e sostituita in garanzia. Oggi siamo nel 2025, per l'esattezza fine gennaio, e quindi di nuovo la batteria è andata a puttana. Che vuol dire? Che te la vende il culo. Ed ho con l'occasione acquistato una Varta, stesso amperaggio AGM, in quanto la dovettura ha lo start e stop, acquistata su eBay, avevo un codice sconto e mi è venuta circa 140 euro. Poi qua sotto ragazzi, come al solito, trovate tutti i link per andarvi a vedere le caratteristiche di questa batteria per chi vorrà acquistarla. Codici sconto ovviamente su eBay non ne ho, quindi vedete voi. Detto questo, andiamo a vedere la procedura che bisogna fare per la sostituzione in totale autonomia della batteria. Siete pronti? Andiamo. Eccoci qua. Allora, per la sostituzione della batteria dovrebbe bastare una 10, non dovrebbe servire altro, in quanto sia i morsetti che il sostegno della batteria ci sono dati da 10. La batteria in questione è questa qui ragazzi, la Varta, modello Silver AGM Dynamic A7, 12 volt, 70 ampere, 760 ampere di spunto, quindi è un po' più grande rispetto all'originale che sono 720 ampere, ma pienamente compatibile. È arrivata in questa confezione super imballata, integra al 100%. Cosa molto importante, dobbiamo rimuovere i tappetti laterali. Guanti. Prima di montare la nuova batteria verifichiamo che sia carica, quindi positivo e negativo. 12,8 volt, 16 gradi, completamente carica. Quindi con questo caricabatterie, che ho anche recensito e qua sopra vi lascio il link per andarvi a vedere la recensione, possiamo usarlo come una batteria tampone, quindi senza scollegare direttamente tutti e due i morsetti della batteria andiamo a utilizzare questo caricabatterie in modo da tenere diciamo sempre i 12 volt attivi sul circuito, quindi in questo caso non dovrebbe andare a resettare nulla, o perlomeno ci proviamo. Primo passaggio, allentiamo e togliamo questa trappola che ferma la nostra batteria. Basta allentare questi due dati da 10 e si sfila il tutto. Uno e due. Ok, il secondo passaggio, allentiamo i morsetti della batteria senza rimuoverli, altrimenti perdiamo il contatto. Ok, ok. Terzo passaggio, andiamo a collegare i morsetti, ovviamente il rosso sul rosso, positivo, e il negativo lo colleghiamo a massa. Ok, questo mantiene bene e questo mantiene bene. Poi colleghiamo il caricabatterie alla 220, caricabatterie in funzione, togliamo il negativo, eccolo qua, poi togliamo il positivo facendo attenzione che non si scolleghi il morsetto e adesso togliamo la batteria. Eccola qua.
Se tante volte è sporco diamo una pulita e andiamo a posizionare la batteria nuova. Ovviamente dobbiamo posizionarla sempre con il positivo da questa parte e il negativo da questa, cioè il segno, non ci possiamo sbagliare. Eccolo qua, il bambinello è inserito. In che senso? Posizioniamo il positivo, ok, e poi andiamo a posizionare il negativo. Ragazzi, se volete potete mettere anche un po' di grasso di vasellina prima di andare a rimettere i morsetti. Io praticamente già ce l'avevo nei morsetti vecchi, quindi è inutile andare a imbrattare tutto nuovamente, tanto è difficile che si crea l'osside con la batteria nuova. Batteria inserita, possiamo scollegare adesso il caricabatterie. Togliamo il positivo e si spegne da solo, ovviamente perché non ha più il carico. Questo lo togliamo. Ora andiamo a serrare nuovamente i morsetti della batteria. Non c'è bisogno di stringerli proprio in maniera forzuta. A posto. Poi andiamo a rimettere il fermo. Allora inseriamo nel foro così e poi va tirata il dato sopra da 10. Ragazzi, mi stavo dimenticando una cosa importantissima. Durante la fase di sostituzione della batteria che avete visto, non lasciate la key all'interno dell'auto, perché se dovesse venire a mancare alimentazione per qualsiasi motivo, comunque si dovesse chiudere l'auto e lasciamo la key al suo interno, non dovrebbe succedere nulla, perché diciamo questa è una key intelligente secondo la Nissan, ma se dovesse essere il contrario, non abbiamo la seconda chiave con noi, sono cazzi ameri. Andiamo bene. Andiamo a vedere se è funzionato tutto alla perfezione. Ragazzi, perdonate il disastro all'interno della mia Qashqai, ma stavo provando questo nuovo autoradio. Cose da pazzi. Ma ci sono dei problemini e quindi ho dovuto rimandare un attimo la recensione. Quindi chiudiamo lo sportello, accendiamo il quadro e vediamo se è tutto a posto. L'orario, ragazzi, sono le 12 perché ho il modulo CAN bus scollegato, quindi per l'orario, vedete, stavo provando il car tablet, quindi non c'entra nulla l'orario. Andiamo a vedere invece le altre impostazioni. Velocità, quindi è rimasto tutto in italiano, anche le impostazioni del consumo del carburante, segnale stradale, quindi vedete è rimasto tutto invariato come avevamo lasciato la nostra autovettura, quindi devo dire operazione riuscita con successo. Ottimo lavoro! Ricapitolando, vediamo cosa serve per poter effettuare questa procedura. Un paio di guanti, una 10, un paio di forbici, delle fascette in plastica e infine un caricabatterie per poter fare questa procedura, quindi per poter sostituire la batteria senza andare a perdere nessun dato all'interno della nostra centralina. A sostituzione ultimata, la vecchia batteria, ragazzi, va smaltita in maniera adeguata, quindi o la portiamo presso un'ausi ecologica o presso una discarica. Vedete voi la soluzione migliore, mi raccomando. Bene amici, anche questo video termina qui. Abbiamo visto insieme come andare a sostituire, quindi togli e metti, la batteria della nostra Nissan Qashqai J11 1600 DCi 131 cavalli del 2018. Speriamo che questa parte sia un po' meglio di quelle originali, perché devo dire che quelle originali sono un disastro. E che cazzo! Come al solito qua sotto vi lascio tutti i link nella descrizione per poter andare a risparmiare qualche soldino, ragazzi. Più di questo non posso fare. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto,
vi chiedo di lasciare un bel like, grazie di cuore come sempre, noi ci vediamo in uno dei prossimi tutorial o recensioni. Un bacione da Francesco, ciao, statemi bene.